Ciao a tutti, bentornati al canale. Oggi sono in compagnia di un amico che più di una volta mi ha dato una mano su tante cose, è una persona molto esperta per quanto riguarda l'apicoltura e tutta una serie di attività e oggi ci andrà a presentare brevemente il progetto suo e di altri suoi amici qui in Valle Anzasca, dal quale probabilmente insomma in futuro prenderò anche ispirazione per iniziare anche io magari una serie di attività. Comunque adesso faccio parlare lui e vediamo un pochino cosa siamo qua a fare oggi e quali sono i progetti futuri e insomma quello che ha in mente questa futura probabilmente associazione. Allora, ciao Alessandro. Ciao, ciao a tutti. Allora, spiegaci un attimino cosa state facendo qua, quali sono i vostri progetti futuri, un racconto un po' delle vostre attività. Siamo nella bassa Valle Anzasca, quindi la parte più vocata alla coltivazione di piante da frutta e in particolare di vite. Qua si coltivava molta vite. In questo borgo si facevano qualche migliaio di litri di vino ogni anno. Oggi siamo qui per fare un corso per recuperare le piante, antiche piante da frutto che abbiamo trovato sui terreni che stiamo pulendo. Un domani qui dovrebbe nascere un'associazione che già è stato avanzato di sviluppo per recuperare il patrimonio sia architettonico sia di frutta o anche tradizioni della valle, della bassa valle in particolare. Quindi oggi stiamo operando su piante che hanno 100 anni ed erano state soffocate dai rovi, dai castagni che si sono cresciuti intorno e non permettevano più di ottenere una produzione da queste piante. Con l'aiuto di volontari stiamo ripulendo queste zone cercando di riportare queste piante in produzione. Alcuni abitano già stabilmente qua, alcuni sono in fase di ricerca di un posto dove poter stare o tutto l'anno o permanentemente, oppure anche purtroppo conciliando le esigenze familiari e di lavoro nel fine settimana. Vorremmo però che non fosse solo un'associazione in cui si viene il sabato e la domenica a fare due chiacchiere, ma fosse qualcosa di vivo e che portasse qualcosa alla valle, di recupero di valori, qualcosa di vivo. Noi proponiamo il vicinato solidale, nel senso che stanno nascendo molti ecovillaggi, vedo in Italia, c'è veramente un fermento su queste cose. Noi, la nostra idea è di fare più un vicinato solidale, quindi poter collaborare a fare queste attività. Diciamo che stiamo riscoprendo quello che ha permesso di vivere sulle Alpi, cioè la gente si doveva aiutare a fare certe attività. Non stiamo inventando niente di nuovo. Sì, noi possiamo anche aiutare conoscendo il luogo e le persone che vendono anche baite a prezzi direi anche modici per avvicinarsi a questo mondo. Però Luca, tu sai benissimo che la montagna è fatica, quindi molti hanno un'idea bucolica. Invece la natura, la montagna è anche freddo e fatica, però ripaga. E anche tu, Luca, da molti anni stai lavorando al tuo progetto, facendo cose bellissime e quindi sai benissimo che la fatica viene ripagata. Ok, adesso andiamo a fare un pochino questo corso e poi dopo andremo anche ad assaggiare qualcosina qua di locale. Bene. Insomma, perché comunque ci sono anche prodotti locali, si riesce a produrre qualcosa qua in montagna e il vostro obiettivo è anche un pochino proprio quello, certo, di far rinascere un pochino. Ma non solo le cose che produciamo noi, che possono essere comunque a livello amatoriale, ma cerchiamo anche di far conoscere i produttori veri che ci vivono con queste cose in valle, quindi tradizionalmente naturalmente formaggio, burro, latticini in genere. Frutta, stanno ritornando coltivatori di mais, potrei assaggiare anche delle mele essiccate, del succo fatto con le mele già recuperate negli anni passati. Abbiamo visto le segale, frumento, sperimenti, ecco. Sperimenti. Qui si coltivava appunto segale. E agganciarmi al discorso prima del vicinato solidale, questa si chiama, noi siamo su una mulattiera lunga 28 km che raggiunge Macugnaga, viene chiamata la Via del Pane perché presenta
ogni frazione aveva il suo forno frazionale in cui tutti, le poche volte all'anno in cui si panificava, tutti quelli della frazione partecipavano, accendevano il forno e facevano la loro panificazione tutti insieme. Anche qui possiamo vedere di nuovo dei terrazzamenti ripuliti e portati di nuovo a prato. Erano completamente coperti di rovi e piante che erano ormai cresciute. Questi sono terrazzamenti che stiamo pulendo, abbiamo pulito un mese fa, infatti si vede ancora la terra. L'anno prossimo può darsi che ci sia anche coltivazioni o ortaggi. Qui si vedono tutte le piante, ancora vediamo altri peri, meli piantati antichi che saranno riportati all'antica produzione. Tende a fare un piccolo cordone che si chiama callo, cioè lei chiude la pelle affinché la linfa non gli fuoriesce, e questo punto qui diventa legno. Cerchiamo di guardare il sole. In questo caso, se mettiamo una pianta, abbiamo il sole che nasce lì, e questo, diciamo, teoricamente è il mio nord. Vediamo anche quando la prendiamo di metterla in una posizione. Perciò una cosa da prendersi la precauzione: questo è alcol, non è sofisticato un forbice così, ma ha delle funzionalità che lo scoprirete quando uno pota tanto. Ma se voi potate così, vi faccio vedere un altro forbice, questo, che questo ad esempio è un forbice che io consiglio a doppia lama. Perché? Perché questo qui, questo è un battente. Perciò da una parte taglia, da una parte tiene. Questo vuol dire che quando noi andiamo a incidere un ramo, lo tagliamo, ma più che altro la parte sotto lo schiacciamo, e non va bene per la cicatrizzazione. Questo invece lavora avendo due segmenti, taglia entrambi i metà. L'inconveniente di questo forbice, che come potrete vedere questo pota, che non si possono limare più di tanto perché poi perdono le loro caratteristiche. Addirittura più lo poti, e più poi arrivi a un punto che non puoi più limarlo, perciò bisogna ricaricarli questi, e non vale la pena. Quella piccolina che praticamente poi quando mangiamo le mele abbiamo dentro praticamente il cagnottino, no? Quella che fa il buco. E cosa fa questa? Si annida dentro qui, e nel periodo primaverile adesso si attende sui rami, aspetta la fioritura e si allega nella fioritura. Nel momento che la fioritura comincia ad allegare e a produrre, diciamo, l'allegaggio del frutto, questa depone un uovo dentro in questo fiore, che il fiore lo ingloba dentro, e a sua volta, quando il frutto è sviluppato, questo animale si sviluppa e cerca di uscire, e perciò rovina il nostro frutto. E magari me lo taglio un'altra anno. Lascio le parti. Perché no però? Perché taglia con Perché dopo svettiamo via un po' le punte, vediamo dopo con lo svettatoio. Vedete, gli ho dato un po' di aria, in maniera che possa entrare il sole. Io mi metto qualche seccare e lo preso al
ce lo lasciamo. Uno bene, che va via, poi uno piccolino per fare le particolari, con le particolari, quando le scuole mettono la melanzania, alla verdura, specialmente il pomodoro. E quando vi viene il pomodoro. Finalmente si mangia. Adesso Marina ci fa una presentazione del cibo che è tutto praticamente locale. Quasi tutto chilometro zero. Questi sono i formaggi che si fanno nella valle. Abbiamo un formaggio più stagionato che è stato fatto a settembre, mangiando, le mucche hanno mangiato l'erba dei prati, Quindi questo c'è qui. molto più giallo, sì. Mentre Bene. questo è stato fatto in stalla il mese scorso ed è un formaggio sempre a latte intero, sempre locale. Poi abbiamo della zucca che vi racconta Martina, che l'ha preparata lei. Che è stata prodotta a Mollini Alta, la zucca è cresciuta a Mollini Alta, l'ho piantata da seme antico e poi l'ho cotta e ho fatto la marmellata. Poi ci sono questi fagioli sempre locali che si usavano tanti anni fa. Abbiamo fatto i fagioli con le cipolle e il pomodoro. Qui invece abbiamo sempre patate locali fatte Monino, le patate rosse, Sì. con il formaggio. Abbiamo utilizzato il formaggio della stalla, un po' di burro sempre locale e della cipolla. La famosa polenta della nostra valle. Quindi questo è mais. Il mais è E prodotto poi? sempre qui in valle, macinato a Eccolo lì. pietra, che è il Fantastico. nostro piatto principale della giornata. Pane di segale, perché qui si coltivava la segale, l'abbiamo acquistato giù alla latteria di Crodo, Sì. il pane di segale. Poi crauti, Crauti li ha prodotti Serena, che è un'amica che coltiva a Borca e ai Ronchi insieme a Mauri e anche loro coltivano la terra e poi ci fanno godere i loro prodotti. Le marmellate le ha prodotte sempre Serena con Mauri, raccogliendo la frutta della Valle Anzasca e mettendoci tutta la cura e l'amore. Così anche quest'altra marmellata di prugne, che è stata fatta raccogliendo prugne a Molini Alta e senza zucchero. E poi Che cos'è questo? Il burro? burro. Sì, burro, sempre produttore che ci ha fatto i due tipi di formaggio, un burro proprio di panna fresca. Il pane che si Pane di utilizza segale. nella Valdossola è un pane di noci, lo usiamo come Questo dolce. è pane di noci. Sì, pane di noci. e poi ci sono mele essiccate, raccolte ai ronchi, essiccate con amore da Serena e Mauri. Allora, Martina adesso ci presenta anche la sua produzione di infusi e di erbe. Quindi andiamo a vedere. Sì, ho preparato queste tisane raccogliendo le erbe in Valle Anzasca, rosmarino, salvia, malva, timo e altro, essiccando anche le mele, la frutta che ho raccolto, i kiwi, sempre tutto in valle. Ho preparato anche dei sali aromatici, sempre con le erbe, aiutandomi con un polverizzatore elettrico. Questa, scusa, crema dentifricia rimineralizzante, cioè quella per lavarsi i denti, quindi? Sì, mi ha entusiasmato questa ricetta, è un dentifricio naturale realizzato con polveri di salvia, di equiseto, di chiodi di garofano e con olio d'oliva biologico e oli essenziali balsamici. Allora Martina, sono molto curioso perché comunque sei una personalità che incuriosisce. Siccome tu sei della zona di Bergamo, cosa ti ha portato qua in valle e se pensi di restare e quali sono, diciamo, i tuoi progetti futuri? Allora, mi ha portata qua in valle il bando della Regione Piemonte che 2 anni fa ha offerto agevolazioni per acquistare casa in montagna e non ho trovato la casa che cercavo
Però mi sono innamorata di questa valle, di questo tutto verde attorno e dell'intimità anche della valle, e quindi ho deciso di fermarmi e intanto penso che mi fermerò ancora. 2 anni fa, quando ero in cerca di questa casa, e quindi sono stata all'Alpequaggiui, dove avevo visto una casa che era in vendita, che mi interessava, e ho trascorso lì una parte dell'inverno in una baita che mi è stata affittata, e ho goduto pienamente la montagna. Ma avevi da scaldarti o... E poi sì, è successo che la stufa non era proprio funzionante, Quindi diciamo... sì, hai ho avuto incontrato pienamente il freddo e ho imparato a starci. Hai avuto un ottimo spirito di adattamento, quindi. Intanto è ancora la casa, il mio sogno, e sto cercando un rudere da sistemare e che sia in un posto il più possibile assolato, e poi dalla casa tutto parte, creo i miei prodotti, creo tutto quello che mi va di creare. Allora, cosa andiamo a fare adesso? Legare. Legare in modo biologico, giusto? Sì. Che cosa stai utilizzando? Salice o vimini, chiamato come volete, ma è salice, il dialetto salice, ed è vimini. Quindi questa è una legatura a costo zero e che si andrà a eliminare in modo naturale, giusto? Sì. Quindi questo è il salice con cui poi si fanno anche i vari cesti. Si fanno i vari cesti, sì. Ok. Il salice veniva somministrato agli animali perché contiene il principio dell'aspirina. Giusto. Lo usavano praticamente, usavano 2 erbe in particolare, non so se lo chiamo come le chiamate qua voi, Carlit, detta anche Artemisia. Che lavoro che hai fatto! Allora Alessandro, ci fai fare un tour della tua baita? Sì, dai, vieni Luca. Questa com'era intanto? Era una baita diroccata? Sì, era praticamente un rudere, quindi c'erano parti che stavano crollando e era molto malmessa. Ok. E io mi sono innamorato comunque di questa baita e piano piano l'ho ristrutturata io, mio zio. Ho cercato di utilizzare tecniche e materiali locali, quindi legno, pietra. Vieni Luca. Oggi ci sono un po' di ospiti, c'è un po' di... Sì, sì. Questo era un vecchio balcone a cui ho ricavato qui delle finestre in larice molto semplici ma comunque funzionali, perché questo è un posto molto soleggiato. Sì, con una vista spettacolare Sì, oltretutto. sì, si vede il rosa di qui. Molto bello. E poi è molto utile nelle mezze stagioni per riscaldare la casa. Quello che mi preme dirti è che io ho tagliato il castagno nel bosco e ho rifatto i pavimenti come erano in origine, quindi per me questo è un orgoglio, ecco, insomma. Ok, quindi è materiale reperito qua Sì. È un sul materiale posto. reperito e vedi, ho ricostruito. Quindi il soppalco in castagno, È in castagno, del tuo in bosco. castagno del tuo bosco. Lo era anche prima, ma era troppo malandato e quindi ho dovuto prendere questa decisione di... Lì, come vedi, c'è un vecchio camino originale, io gli ho aggiunto solo la stufa per comodità di cucina. Anche questa scala l'ho fatta con dei travi di recupero, sempre scalini in castagno. Poi ci sono anche delle stanze di sopra. Ok. Anche questa, la cucina, questa mi ricordo che me ne avevi parlato già, Sì. anche questa sempre... Sì, questa è una cucina, il vecchio pavimento che era troppo ammalorato, ma alcune tavole erano comunque buone, e vedi che le ho utilizzate per fare la cucina, sì, si vede ancora. Di recupero, ma hai fatto una bellissima cucina. Sì, ho delle macchine di falegnameria che mi hanno permesso di piallare. Insomma, non è che l'hai fatto con 4 attrezzi da bricolage, No. ecco. Beh, se uno fosse particolarmente bravo, qualcosa sicuramente di carino farebbe comunque. Sì, o poi una pialla è una squadratrice, non attrezzi, però comunque una pialla serve per recuperare il legname. Ricordi la mia stanza? Adesso non so se, perché ho avuto qua ospiti, non so se hanno fatto il letto. Vabbè, ma non è importante. Questa è la stanza. Ecco, il letto l'ho fatto con i travi del tetto e credo che sia una cosa carina. Sì, molto bello effettivamente.
rustico. E poi se vuoi venire sul balcone, qua vediamo rosa. Ma non so se la telecamera ti prende la luce giusta. Vediamo. Siamo un po' troppo illuminati qua adesso, però comunque lì dietro si vede proprio il Monte Rosa in fondo, la Capanna Margherita e tutte le altre varie cime del Monte Rosa restano sulla destra. Allora ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto questo nuovo formato diverso. Può essere che magari ci saranno ulteriori video di questo genere, magari insieme ad Alessandro o chissà chi. Quindi intanto ringraziamo Alessandro per la bellissima esperienza e per, diciamo, anche l'ispirazione che ci ha fornito. Se Alessandro vuoi dire qualcosa, anche No, magari io se volevo qualcuno volesse contattarti, Sì, se non volete so. contattare, se vi è incuriosito quello che facciamo, quello che faremo in futuro, se ci volete contattare, avete questa curiosità, noi siamo qui tramite Luca o metteremo dei riferimenti, non lo so. Ok, metterò magari un contatto Va in bene. descrizione per poter contattare Alessandro e gli altri suoi soci. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like e un saluto da me, Alessandro, e non solo da tutti quanti, ecco. Grazie, ciao. Ciao ciao.